Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Highway to Space. Oggi abbiamo un ospite davvero speciale, Emilio Cozzi, coautore del libro Camminare tra le stelle, scritto insieme all'astronauta italiano Luca Parmitano. Emilio, grazie mille per essere qui con noi. Dan, grazie a voi, è sempre un piacere tornare a trovarvi. Iniziamo con una domanda che sicuramente interessa a tutti. Cosa vi ha ispirato a scrivere Camminare tra le stelle? C'è stato un momento particolare che ha acceso la scintilla? Sì, c'è stato un momento particolare che ha acceso la scintilla ed è stata la prima volta che io e Luca ci siamo incontrati. Eravamo a un festival a Firenze, ormai sono passati parecchi anni, e io dovevo intervistarlo. Ci siamo stretti la mano, ci siamo messi a chiacchierare prima dell'intervista e dopo 5 minuti ci siamo resi conto di essere due bambini appassionati delle stesse cose, della fantascienza, delle astronavi, dello spazio, di film e fumetti e libri che ci avevano visti crescere quando eravamo più piccoli, con una differenza che poi lui nello spazio ci era già andato e ci sarebbe tornato pochi mesi dopo. E quando due bambini si incontrano e si rendono conto di avere la passione comune, di amare gli stessi giocattoli, di stare giocando, beh, a un certo punto ci siamo chiesti, ma perché non facciamo giocare anche qualche altra bambina e qualche altro bambino? È passato qualche anno e questo libro, Camminare tra le stelle, è un po' la continuazione di quel primo incontro. Abbiamo tentato di mettere nel libro letteralmente le nostre passioni, quelli che noi chiamiamo i nostri giocattoli, con una cosa e una spinta fondamentale in comune, che è la curiosità. Tra me e Luca c'è una forte comunanza in questo senso, la curiosità di conoscere cose che non conosciamo, o come dice lui, la curiosità di andare oltre il fiume per vedere cosa c'è dall'altra parte, che crediamo tra l'altro essere un tratto distintivo di tutti i bambini. Come diciamo nel libro, gli esploratori, quelli professionisti, non sono che bambini che hanno mantenuto la curiosità. Abbiamo deciso di partire dalla curiosità per condividere il nostro gioco, i nostri giocattoli con più bambine e più bambini possibili, ed da lì è nato il libro Camminare tra le stelle. Parliamo della vostra collaborazione. Come avete unito le vostre forze? È stato facile trovare un equilibrio tra il tuo stile di scrittura, e le esperienze di Luca? Non è stato facile, anzi ti dirò che all'inizio Luca mi ha bacchettato e adesso spiego perché. Quando abbiamo cominciato a sentirci per il libro, abbiamo fatto diverse chiacchierate, abbiamo diverse decine di ore di chiacchierate che ho registrato. Abbiamo messo insieme, diciamo così, la traccia, lo scheletro, la spina dorsale del libro, l'abbiamo decisa insieme, dopodiché io ho iniziato a scrivere. Io arrivavo tra l'altro da un altro libro, Geopolitica dello spazio, con te Dan ne abbiamo anche parlato. Quindi avevo questa foga di iniziare a buttare su carta le cose che ci eravamo detti. Ho iniziato a scrivere i primi 2 capitoli, compresa la prima parte che raccontava come se io fossi Luca, la famosa EVA 23, EVA 2023, l'attività extraveicolare in cui Sì. Luca ha rischiato la vita, e io scrivevo come se fossi Luca. Luca ha letto dopo un paio di mesi il mio lavoro e mi ha detto: Emilio, molto bene, mi piace molto, piccolo dettaglio, non è il libro che io voglio scrivere. Tu non devi fare finta di essere un Luca Parmitano che non esiste, un personaggio nella tua testa che non sono io. E quindi sono ripartito, abbiamo ricominciato da capo, facendo in modo che quello che poi è uscito, il libro che è uscito, fosse un dialogo, fosse davvero una chiacchierata fra due bambini un po' cresciuti, come stavamo dicendo poco fa, di cui uno è stato nello spazio 2 volte per più di un anno e l'altro, che sarei io, è il narratore delle avventure, delle esperienze di Luca e delle nostre passioni comuni. Quindi all'inizio è stato in realtà molto difficile, soprattutto perché Luca è una persona, è un astronauta, è un ingegnere, è un pilota dell'aeronautica militare, peraltro collaudatore, è una persona estremamente precisa e che tiene molto alle cose che fa, per cui lavora cosa, richiede di essere molto rigorosi. Detto questo, appena abbiamo deciso insieme che sarebbe stata una chiacchierata, io mi sono anche personalmente esposto, racconto tante cose anche personali mie, della mia infanzia, di quando ero piccolo e giocavo a essere un astronauta con le costruzioni, di quando tentavo di replicare i film che mi appassionavano, Guerre Stellari, Dune, la grande fantascienza.
Da quel momento in poi il libro è diventato davvero una chiacchierata e io semplicemente buttavo degli appunti, dei suggerimenti a Luca, poi lo prendevo per mano e lui mi portava dove voleva. E spesso e volentieri quando fai una domanda a Luca ti porta in una direzione imprevista ed imprevedibile, quindi è anche bello accompagnarlo. Il libro affronta diversi temi legati all'esplorazione spaziale. Qual è il messaggio principale che volete trasmettere ai lettori? Questa è una gran bella domanda, Dan, perché ti sorprenderò con la risposta e anche in questo caso arriva dalla chiacchierata tra me e Luca. Il libro, che pure racconta anche la vita di Luca Parmitano, che lo ripeto è un pilota dell'aeronautica ed è un astronauta, non è un manuale per fare in modo che le nostre giovani lettrici e i nostri giovani lettori diventino astronauti. Parlando ci siamo resi conto che, per esempio, parliamo dell'attività extraveicolare, quelle che noi chiamiamo passeggiate spaziali, sono l'esperienza, una delle attività più difficili, ma anche più belle che può fare un astronauta. In quel momento, in quei momenti, un astronauta deve essere totalmente concentrato in quello che fa, perché sta facendo una cosa molto difficile e anche con diversi rischi. E ci siamo resi conto che ognuno di noi può essere un astronauta quando esprime il meglio di sé in quello che ama fare, e può essere qualsiasi cosa, allora è come se fosse un astronauta nella sua attività extraveicolare. Tanto che con Luca ci siamo resi conto che si può essere astronauti della pizza, si può essere astronauti del cucito, si può essere astronauti del tribunale, si può essere grandi avvocati, grandi avvocate, si può essere dei grandi medici, si può essere dei grandi fabbri. Per cui il nostro messaggio è a tutte le ragazze, tutti i ragazzi che ci seguono: siate astronauti di quello che fate, perché le stelle tra cui potete camminare sono soprattutto quelle che avete dentro di voi. Se voi riusciste a trovare una cosa che vi dà così tanta passione, così tanta curiosità di approfondirla e riusciste a farla al meglio delle vostre capacità, allora ognuno di voi potrà essere, esattamente come Luca Parmitano, un astronauta in quello che fa. Il messaggio è: siate astronauti del vostro percorso stellare. Ci sono aneddoti particolari delle esperienze di Luca che ti hanno colpito mentre scrivevi il libro? Qualcosa che ti ha sorpreso? Quasi sempre quando parli con Luca Parmitano ti sorprende. Il libro inizia con il racconto dell'EVA 23. È un'attività extraveicolare in cui Luca ha rischiato di annegare nello spazio. Per un'avaria al sistema di raffreddamento della sua tuta spaziale, del suo scafandro, a un certo punto, il 16 luglio del 2013, l'acqua ha cominciato a entrargli nel casco. Tenete presente che il casco degli astronauti non è come nei film, non è grosso. Il casco nei film è grosso perché deve mostrare la faccia di grandi attori, di Sandra Bullock, di George Clooney, di Matt Damon. Il casco vero degli astronauti è molto piccolo, per cui se entra dell'acqua, Luca stava facendo la fine di un pesce, come se avesse un acquario in testa con l'acqua che stava riempendosi. Pensate che a un certo punto, visto che l'acqua si muoveva e gli è risalita verso l'alto, gli ha distrutto sostanzialmente, gli ha messo fuori uso il microfono, le cuffie, e soprattutto lo ha reso cieco. Lui parlava e nessuno poteva sentirlo e lui non vedeva più niente. Questa avaria è durata 42 minuti mentre lui era all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale, e per 8 minuti è diventata un'avaria grave, cioè per 8 minuti Luca ha rischiato la vita. Bene, si è salvato, spoiler, come dice lui sempre, sono salvo, si è salvato. Non vi spiego il perché, non ve lo racconto, ve lo raccontiamo nel libro, e quando senti parlare Luca di quell'esperienza capisci come sia una persona in realtà ordinaria che ha fatto cose e farà cose straordinarie, e capisci anche quanto sia importante quello che racconta, spiegando come si è salvato per tutti, perché è una lezione che non vi rivelerò, la lascio a sorpresa alle nostre lettrici, è una lezione che tutti noi possiamo imparare e dobbiamo imparare nella vita di ogni giorno. Straordinario. Quali sono le sfide più grandi che gli astronauti devono affrontare nello spazio, come descritto nel libro? Come queste sfide influenzano le loro esperienze? Credo che la sfida più grande, per esempio nel caso di Luca, e anche questa è una domanda sorprendente, una risposta sorprendente, lui è stato a un certo punto, per la prima volta per quanto riguarda l'italiano, il comandante della Stazione Spaziale Internazionale, cioè l'uomo che aveva la responsabilità di tutta la stazione, di un'astronave vera e propria.
E quando tu gli chiedi qual è stata in quel momento, qual è stato il suo approccio, la risposta ti sorprende. Noi siamo abituati a pensare a un comandante come una persona, una donna, un uomo che impartisce degli ordini, che con autorità dice agli altri quello che devono fare. In realtà Luca mi ha spiegato no, assolutamente no. Un grande comandante, almeno come l'ha vissuta lui, è una persona che riesce a fare in modo che le altre persone del suo staff diano il meglio di loro stesse. Un grande comandante è capace di fare migliorare tutta la sua squadra. Credo che la sfida più grossa nello spazio e sulla Terra sia questo: fare in modo che le persone accanto a noi diano il meglio di sé. E come sempre lo spazio ci dà delle lezioni incredibili anche sulla Terra. Pensate, mi rivolgo adesso alle lettrici, ai lettori, a chi ci sta ascoltando, pensate a quando giocate in una squadra, quando praticate uno sport. Se siete un grande giocatore, non è necessario, per esempio nella pallacanestro, che voi facciate 50 punti come Michael Jordan. I grandi giocatori, i più grandi giocatori sono quelli che fanno migliorare i propri compagni di squadra. Questa è una lezione che possiamo applicare sulla Stazione Spaziale Internazionale o anche sul campo di calcio, quando giochiamo a tennis, quando siamo a scuola, quando stiamo studiando, quando stiamo lavorando. Ed è una sfida difficile. Emilio, perché pensi che le persone siano così affascinate dall'esplorazione spaziale? Cosa dice questo sullo spirito umano e sul nostro desiderio di esplorare l'ignoto? Gran bella domanda anche questa, Dan. È un argomento che nel libro ripetiamo spesso. Da che esiste il genere umano? Noi siamo degli esploratori e noi ci chiediamo cosa ci sia al di là della montagna che vediamo, cosa ci sia al di là del fiume. A me piace ricordare che quando chiesero a George Mallory, uno dei primi esploratori andati sull'Everest, peraltro poi, poverino, sull'Everest è anche morto, perché lei vuole andare sull'Everest? Lui, come un bambino, con la stessa ingenuità, la stessa meraviglia, rispose: perché l'Everest è lì, lo vedo e quindi voglio conoscerlo, voglio andarci sopra. Ecco, il genere umano è così. Se non fossimo stati tutti esploratori, ci saremmo estinti quando eravamo in Africa, migliaia di anni fa. Perché se una donna e un uomo non avessero rischiato magari la vita per andare al di là del mare, al di là del fiume, scoprire nuovi territori e quindi trovare nuove risorse, ci saremmo estinti a un certo punto. Oggi, invece di esplorare il pianeta, vogliamo esplorare lo spazio, perché lo spazio è per eccellenza l'ignoto. Lo spazio è per eccellenza il territorio, l'ambito che ci sfida maggiormente a esplorarlo, e quindi lo spazio esercita, io credo eserciterà nei prossimi decenni, un fascino sul genere umano di per sé esploratore che poche altre cose hanno esercitato allo stesso modo. Insomma, siamo esploratori, lo spazio è la prossima frontiera e sarà una frontiera meravigliosa, ma anche molto difficile da esplorare. Questa difficoltà ci renderà migliori, perché lo spazio è così ostile, è così un ambiente estremo, dove le temperature sono incredibilmente alte o incredibilmente basse, dove ci sono le radiazioni. Noi, per esplorare lo spazio, dobbiamo sviluppare scienza e tecnologia nuove che ci renderanno tutti migliori. Per questo lo spazio oggi ci ispira e continuerà a ispirare le generazioni future. Parlando di tecnologia, come ha cambiato la tecnologia il modo in cui esploriamo lo spazio rispetto ai decenni passati? Quali innovazioni pensi abbiano avuto il maggiore impatto? Ce n'è una che ha letteralmente cambiato il modo in cui noi concepiamo lo spazio, ma in particolare il modo in cui noi andiamo nello spazio. Mi sto riferendo alla riutilizzabilità dei vettori spaziali, quelli che noi chiamiamo comunemente razzi. Da quando il signor Elon Musk, adesso ce ne sono altri, per esempio Jeff Bezos, ma anche per esempio la Cina sta lavorando molto in questo ambito, sviluppando, addirittura sta tentando di sviluppare 3 vettori riutilizzabili. Nel momento in cui abbiamo capito che un razzo, invece di essere completamente buttato via, come abbiamo sempre fatto, pensate al razzo, al famoso Saturno 5 che portò Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna, era più alto della Statua della Libertà, compreso il suo piedistallo, e veniva letteralmente buttato via tutto. È come se domani, Dan, io e te volessimo andare da Milano a Roma e una volta arrivati a Roma in treno, una volta arrivati a Roma buttassimo via il treno. Prima lo spazio era così. Pensate a quanto costava ogni volta ricostruire da capo il treno. Pensate a quanto tempo richiedeva, a quanti sforzi richiedeva. Da quando il signor Elon Musk ha collaudato in maniera efficace i razzi riutilizzabili,
una parte del treno, peraltro quella più importante con i motori, si può riutilizzare tante volte. Che cosa è successo? Che il prezzo per andare nello spazio si è radicalmente abbassato e questo ha permesso ad enti, a università, a piccole aziende di andare nello spazio, cosa che prima non si poteva fare. Peraltro questo è un processo ancora in corso, andare nello spazio costerà sempre meno e quindi potremo avvantaggiarci tutti in maniera sempre più efficace, sempre più potente delle risorse, dei tesori che lo spazio ci regalerà. Qual è il futuro dell'esplorazione spaziale secondo te? Ci sono missioni o progetti futuri che ti entusiasmano particolarmente? La cosa che mi entusiasma di più è che presto torneremo sulla Luna, presto vedremo una donna e un uomo camminare sulla Luna, ma attenzione, non sarà come nel caso del famoso programma Apollo negli anni 60 solo un viaggetto di qualche giorno. Ai tempi gli equipaggi dell'Apollo andavano sulla Luna, rimanevano al massimo 2, 3, 4 giorni e poi tornavano indietro. No, questa volta lo scopo per esempio del programma Artemis, quello a guida statunitense che però vede l'Europa e anche l'Italia tra i protagonisti, sarà andare sulla Luna per rimanerci più tempo possibile, per cominciare a costruire dei laboratori, a costruire delle basi, a scavare, a utilizzare le risorse, a sviluppare nuova scienza. Quindi io credo che fra 10-20 anni sarà abbastanza normale vedere degli scienziati, delle scienziate che andranno e torneranno dalla Luna per fare esperimenti, per sviluppare nuovi farmaci, per sviluppare e testare nuovi metalli. Insomma, io credo che la prossima missione lunare sarà letteralmente epocale perché cambierà il nostro approccio con lo spazio. E attenzione, noi quando piano piano ci abitueremo o impareremo a stare sulla Luna, contemporaneamente avremo delle lezioni fondamentali per spingerci più avanti, per andare su Marte, che è oggi il traguardo storico che tante agenzie spaziali vogliono raggiungere. Che consiglio daresti ai giovani che sognano a diventare astronauti o di lavorare nell'industria spaziale? Guarda Dan, questa è una domanda che c'entra molto col libro che abbiamo scritto io e Luca. Come ti dicevo, lo scopo del libro non è fare in modo che tutti vogliano diventare astronauti e astronaute. Allora ti rispondo dicendoti una cosa molto precisa. Il consiglio che do a tutte le ragazze, a tutti i ragazzi è: trovate una cosa che vi appassioni, qualsiasi cosa essa sia, cucinare, cucire, studiare legge, studiare matematica, nuotare, fare sport, e fatela al meglio delle vostre capacità, con un ingrediente fondamentale che non dovrà mai mancarvi: la curiosità. Secondo me la differenza tra un giovane e una persona che non è più giovane è la quantità di curiosità. Se voi riusciste a mantenere viva la curiosità a tutte le età, voi rimarreste bambini in eterno, che è la cosa migliore e più bella che io possa augurarvi. Se rimarrete curiosi e saprete farvi meravigliare, vi assicuro che la vostra passione sarà potentissima e a quel punto mettetela tutta nella cosa che più vi fa sentire voi stessi. Questo è il consiglio più bello, ma attenzione, anche più difficile da mettere in pratica, non voglio illudermi. Per cui insomma il futuro è letteralmente nelle vostre mani, non vi appartiene, ma potete modificarlo a seconda delle vostre passioni. Fatelo. Emilio, infine, come ha cambiato la scrittura di questo libro la tua prospettiva sullo spazio e sull'esplorazione? Cosa hai imparato su te stesso attraverso questo processo? La mia scrittura è cambiata nel fatto che mentre scrivevo mi immaginavo un lettore, una lettrice molto diversi da me, se non altro per l'età, e questo ti obbliga a essere estremamente chiaro, ti obbliga a essere estremamente interessante, o almeno interessante al meglio delle tue possibilità. E questa è la lezione più importante. Non che non la sapessi, ma un po' me l'ero dimenticata, perché anche per il libro prima è un saggio, Geopolitica dello spazio, che si rivolge a un pubblico, non dico di alfabetizzati, anche lì avevo voglia di essere divulgativo, però si rivolgeva a un pubblico di persone già strutturate, a un pubblico di adulti. Sono tornato a ricordarmi che quando tu parli a qualcuno, quando tu vuoi fare divulgazione, il tuo scopo principale
è interessare e arrivare a qualcuno. Se lui non capisce o lei non capisce quello che scrivi, è colpa tua che l'hai scritto male. La chiarezza e l'efficacia sono le due lezioni più importanti che mi ha dato questo libro, ed è una lezione fondamentale. Perché? Perché io non penso che la divulgazione possa esistere se non è per tutti. La divulgazione è tale solo ed esclusivamente se è per tutti, se no non è divulgazione. Emilio, grazie mille per essere stato con noi oggi e per aver condiviso le tue esperienze e intuizioni. Invitiamo tutti i nostri ascoltatori a leggere Camminare tra le stelle per scoprire di più sull'affascinante mondo dell'esplorazione spaziale. Non vediamo l'ora di vedere dove ci porterà il futuro. Dan, è stato un onore, un piacere, e come al solito ci rivediamo nel futuro. Ad Astra. E a tutti voi, grazie per averci ascoltato. Ci vediamo nel prossimo episodio di Highway to Space. A presto e per audacia ad Astra. Ehi, sognatori spaziali, qui parla Dan Profir, in diretta da Highway to Space, pronti a partire. Allaccia le cinture, si parte di già. Voliamo nel cosmo, la luce ci guiderà. Dalla terra al cielo che brilla lassù. Highway to Space, vieni a sognare di più. Astronauti e sognatori, saliamo nel blu. Esplorando l'universo non basta mai, lo sai tu. La passione ci spinge a mondi lontani. Unisciti al viaggio, il destino è nelle mani. Highway to Space, vieni via con noi, con storie mai dette e sogni che avrai. Il futuro nasce nel buio più fitto. Highway to Space, vola nell'infinito. I podcast risuonano come voci di stelle. Tra scienza e arte sfondiamo le barriere più dure e belle. Da Marte agli asteroidi, in eterno movimento, sveliamo i misteri portati dal vento. Scienziati, artisti, pensieri profondi. Sognando domani, Creando nuovi mondi. Ogni episodio ci apre un sentiero. Insieme esploriamo un cielo sincero. Highway to Space, vieni via con noi, con storie mai dette e sogni che avrai. Il futuro nasce nel buio più fitto. Highway to Space, vola nell'infinito. Le galassie ci chiamano, immense e reali. Il futuro è luminoso nei sogni astrali. Raggiungeremo le stelle, oltre andremo. Unisciti a noi. È il cammino che scegliamo. L'esplorazione attende. È tempo di andare su questa Highway to Space. Non può